Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Oggi parliamo del linfoma nel gatto. Prima di iniziare questo video vi ricordo sempre che se siete interessati agli argomenti di medicina veterinaria del cane e del gatto vi invito ad iscrivervi qua sotto al canale, dove già troverete più di 400 video relativi alla medicina veterinaria del cane e del gatto. Quindi se siete proprietari di cane e del gatto o studenti di medicina veterinaria, fate un giro nel canale e cercate magari l'argomento che vi interessa. Inoltre, se volete supportare il progetto, vi ricordo sempre di mettere mi piace. Prima di iniziare, questo video, avevo fatto una riflessione se fare il video sia sul linfoma del cane e del gatto insieme o suddividerlo. Poi alla fine ho pensato che è meglio suddividerlo in due video, quindi oggi esce il video chiaramente del linfoma del gatto e più avanti uscirà quello del cane, perché effettivamente nel rifletterci hanno una storia completamente diversa, e quindi per non creare troppa confusione in chi magari non conosce le basi della medicina. Quindi io cerco sempre di fare dei video in modo tale che siano chiari per le persone che non se ne intendono, in modo tale che abbiate una conoscenza minima su quello che può succedere al vostro gatto. Speriamo di no in questo caso, però chiaramente vi aiuta a capire effettivamente che cos'è quando il vostro medico veterinario vi dice purtroppo il vostro gatto ha linfoma. Questo video serve per chiarirvi un attimo le idee su che cosa effettivamente è. Allora, prima di tutto partiamo dalla definizione. Il linfoma è una neoplasia linfoide maligna che si sviluppa a carico di organi solidi o tessuti, quindi fondamentalmente linfonodi, fegato, milza, occhio, e si differenzia dalle leucemie che invece si sviluppano a carico del midollo osseo. Può esserci un coinvolgimento anche del midollo osseo anche nel linfoma, ma in una fase tardiva. Tendenzialmente la differenza sostanziale tra linfoma e leucemia è che generalmente le cellule maligne nelle leucemie lo troviamo proprio nel sangue. Quando noi facciamo uno striscio di sangue vediamo queste cellule linfoidi, mentre invece nel linfoma non troviamo chiaramente le cellule maligne nel sangue. Quindi questo è, diciamo, il primo punto che volevo dire, perché effettivamente quando io non ero ancora medico veterinario facevo fatica molto a capire la differenza tra linfoma e leucemia, e quindi chiariamo subito. Spesso il linfoma abbiamo questo ingrossamento dei linfonodi, ingrossamento del fegato, della milza, abbiamo la presenza di neoplasie linfoidi in diversi organi, come può essere l'occhio, i reni, mentre invece nella leucemia abbiamo fondamentalmente l'interessamento del midollo osseo, che chiaramente poi se effettuiamo uno striscio di sangue troveremo le cellule maligne nel sangue nostro, dei nostri animali. La differenza tra noi e gli animali è che effettivamente è molto più frequente il linfoma nel cane e nel gatto rispetto alla leucemia. Nell'uomo non so esattamente i dati, però generalmente sembra più frequente la leucemia. Partiamo subito col linfoma del gatto, che chiaramente può svilupparsi in due fasi di età molto differenti tra loro, perché effettivamente abbiamo un linfoma che si sviluppa quando il gatto è molto giovane, 1, 2, 3 anni, e un linfoma che si sviluppa invece quando il gatto è già adulto, 10, 12, 13 anni. Diciamo, queste sono le due fasce, poi chiaramente può svilupparsi anche prima o più tardi, però fondamentalmente perché suddividiamo in queste due fasce? Perché la loro storia è totalmente differente. Quando si sviluppa in tenera età, diciamo, molto spesso la causa è il virus della FeLV. Sono tendenzialmente gatti FeLV positivi, spesso anche FIV. La FIV può provocare il linfoma. Si è visto che i gatti FIV positivi possono avere un'incidenza maggiore nel sviluppare linfomi nell'arco della vita, però tendenzialmente quando si sviluppa a 1-2 anni generalmente la colpa è della leucemia felina, del virus della leucemia felina, quindi sottolineo l'importanza di vaccinare i gatti contro il virus della leucemia felina. Anche se vivono in casa, ricordatevi sempre che l'arma che abbiamo contro la leucemia felina, che uccide un sacco di gatti in tutto il mondo, è quello del vaccino. Quindi è importante vaccinare più gatti possibili per
salvaguardare, per ridurre l'incidenza di questa malattia. Si è notato in effetti che dove si fa tanta vaccinazione per la leucemia felina, contro la leucemia felina, l'incidenza del tumore che si sviluppa, del linfoma che si sviluppa in quell'età, si è ridotta notevolmente. Cosa succede di solito in questa fascia d'età? Che il gatto chiaramente sviluppa di solito quello che si vede molto tra le varie patologie che causa la FeLV, che è il linfoma mediastinico. Il linfoma mediastinico è praticamente una massa, un linfonodo che troviamo a livello, diciamo, di torace craniale, quindi davanti al cuore, che chiaramente ingrossandosi a causa chiaramente della trasformazione neoplastica del linfonodo dà una compressione a livello, diciamo, di vasi sanguigni, vasi linfatici, e quindi la formazione di versamento pleurico, versamento toracico, che chiaramente poi provoca dispnea e quindi poi la morte del soggetto. Questo, diciamo, è il tumore frequente nei gatti positivi. Abbiamo un altro tipo di tumore che si sviluppa invece diciamo in tarda età, anche se io l'ho visto anche in gatti che avevano magari anche solo 4-5 anni, che è il linfoma alimentare. Questo tendenzialmente è un linfoma che non ha la stessa storia, diciamo, del linfoma mediastinico, ma si sviluppa fondamentalmente in gatti tendenzialmente FeLV negativi, quindi non troviamo la positività alla FeLV. E perché si sviluppa il linfoma alimentare? Ovviamente bellissima domanda a cui non abbiamo ancora risposta. Ovviamente si pensa magari all'alimentazione, si pensa all'inquinamento, si pensa insomma a delle caratteristiche che possono avere un po' tutti i gatti, però ad oggi non abbiamo ancora risposta del perché si sviluppa effettivamente il linfoma alimentare nel gatto. Molto più frequente rispetto per esempio al cane, abbiamo il linfoma alimentare più nel gatto rispetto al cane. Io l'unica, ma ovviamente non ha ancora nessun segno, diciamo nessuna risposta dal punto di vista dell'accademia, diciamo, degli accademici, è che effettivamente il gatto si lecca, introduce un sacco di pelo, e la gestione dei boli di pelo secondo me è molto importante per ridurre la probabile formazione poi successiva del linfoma. Ricordate sempre che il linfoma è, così come tutti i tumori, degli errori cellulari, quindi i tessuti gastroenterici contengono al loro interno, diciamo, nella sottomucosa, nella lamina propria, un tessuto, diciamo, che durante l'infiammazione aumenta, diciamo, le cellule infiammatorie. Quindi una continua infiammazione di quella parte di tessuto può provocare o comunque aumentare l'incidenza della formazione di linfoma. Infatti si pensa che nel gatto il linfoma possa essere successivo all'IBD. Ho fatto il video sull'IBD, ve lo metto qua sopra e ve lo metterò anche a fine video. Quindi si pensa che l'IBD possa essere una lesione precancerosa del linfoma. Non è detto che tutti i gatti con l'IBD sviluppino linfoma, è molto probabile che chi ha avuto linfoma magari prima aveva un IBD. Questo è molto difficile da sostenere, però è un dubbio che chiaramente abbiamo. Quindi la gestione, io dico sempre la gestione dei boli di pelo, perché spesso il proprietario, quando il gatto vomita, lo ritiene normale. Spesso il gatto vomita a causa per esempio del bolo di pelo e non viene gestito attraverso magari la somministrazione di pasta per la gestione del bolo di pelo, e quindi poi pensa che sia sempre o il bolo di pelo, comunque vabbè, il gatto ogni tanto vomita e quindi non dà il peso necessario. Questo continuo vomito, questo continuo probabilmente infiammazione può generare, come abbiamo detto, sia l'IBD che poi anche il linfoma. Quindi è molto importante che i proprietari non sottovalutino i segni clinici dei loro animali, quindi il vomito non è normale nel gatto, quindi se il gatto vomita va gestito. All'inizio, ripeto, io di solito consiglio sempre di gestire bene il bolo di pelo, e poi comunque se continua a vomitare nonostante la gestione del bolo di pelo
fare ecografie per controllare che non ci sia già un IBD, perché nel caso in cui c'è un IBD è necessario fare la terapia, e sperando di non avere un linfoma alimentare. Il linfoma alimentare è un tumore che si sviluppa tendenzialmente sia a livello gastrico, a livello di intestino di solito tenue, e può essere una massa solitaria, e abbiamo di solito geograficamente la presenza anche di linfonodi reattivi. La diagnosi generalmente avviene prima attraverso ovviamente la visita clinica, quindi abbiamo un'anamnesi di un gatto che può avere vomiti, diarree, dimagrimento, anoressia, quindi si esegue di solito un'ecografia addominale, e generalmente è molto complesso a volte distinguere l'IBD dal linfoma. Si esegue di solito degli aghi aspirati se i linfonodi sono reattivi, e la difficoltà spesso è quando abbiamo a che fare per esempio con dei linfomi a piccole cellule, poiché i linfomi si suddividono in piccole cellule, grandi cellule e cellule intermedie. Generalmente che cosa avviene? Che cos'è il linfoma fondamentalmente? Noi dobbiamo pensare che i linfociti, che sono le cellule che derivano dai linfonodi, diciamo, che vengono sviluppati poi dai linfonodi, subiscono una maturazione, quindi il linfocita che noi abbiamo per esempio nel sangue deriva comunque da una maturazione, da una cellula che è, diciamo, una cellula madre, che poi si sviluppa e cambia chiaramente sia di dimensioni che di fondamentalmente caratteristiche citologiche. Quindi abbiamo delle cellule che inizialmente sono molto più grosse, hanno dei citoplasmi totalmente differenti, dei nuclei totalmente differenti rispetto poi alla cellula finale. Quando parliamo di linfoma a piccole cellule, cellule intermedie e grandi cellule, è proprio questo che intendiamo, cioè quando è grandi cellule vuol dire che è tendenzialmente la cellula, diciamo, primordiale, che ha subito questa trasformazione neoplastica e quindi continua a creare cloni della stessa cellula senza arrivare a maturazione. Quindi se noi facciamo un ago aspirato di un linfonodo che ha un linfoma a grandi cellule, quando noi andremo a vederlo al microscopio vedremo queste cellule che sono tutte uguali e sono di grosse cellule. Invece quando abbiamo le piccole cellule saranno simili ai linfociti maturi, e quindi la difficoltà spesso sta nella differenziazione dell'IBD e il linfoma a piccole cellule, perché se noi facciamo un ago aspirato o comunque prendiamo un pezzo di tessuto dell'intestino, per esempio, di un gatto con sospetto linfoma, fondamentalmente se ha piccole cellule è molto difficile differenziare se ha un IBD, perché anche nell'IBD avremo questa presenza notevole di linfociti rispetto a un linfoma a piccole cellule. Ci sono delle poi tecniche molecolari, oltre all'istologia, che ci aiutano poi nella differenziazione tra IBD e linfoma a piccole cellule, come per esempio la fenotipizzazione e la PAR. Quindi quando il vostro medico veterinario vi diagnostica il linfoma e poi vi richiede successivamente delle colorazioni per esempio immunoistochimiche, oppure la PAR, oppure la immunofenotipizzazione, è perché è necessario per capire che tipo di linfoma è, sia per differenziare, ripeto, IBD da linfoma a piccole cellule, sia perché a volte bisogna anche differenziare il tipo di linfoma, proprio perché abbiamo il linfoma B e il linfoma T. Linfoma B che deriva, diciamo, deriva dai linfociti B, che sono quelli che poi si trasformano in plasmacellule, che sono le cellule che poi producono anticorpi, e invece poi il linfoma T deriva dai linfociti T, che fondamentalmente si occupano della difesa cellula mediata. Quindi abbiamo i vari linfociti T. Per esempio, per aiutare chi non conosce questo mondo, di solito nell'HIV vengono colpiti i linfociti T, quindi i linfociti T non funzionano bene a causa dell'HIV, per capirci. Quindi la diagnosi di linfoma può essere semplicissima dal punto di vista, diciamo, tecnico, perché ecograficamente potremo avere questi linfonodi aumentati di volume all'interno
del nostro addome e avere una massa, per esempio, a livello di intestino tenue, quindi con un ago aspirato avere già una diagnosi. Però poi è necessario capire che tipo di linfoma è, B o T, piccole, grandi, celle intermedie, proprio perché poi la terapia è mirata ad ogni singolo tipologia di linfoma, e anche la prognosi ovviamente è correlata al tipo di linfoma. Generalmente nel gatto abbiamo questi due come linfomi, quindi linfoma mediastinico nei gatti FEL positivo e linfoma, diciamo, alimentare nei gatti più adulti FEL negativi. Abbiamo anche dei linfomi, per esempio, che colpiscono i reni, mi è capitato di vederlo spesso, e sono dei linfomi renali bilaterali, colpiscono entrambi i reni, quindi poi danno un'insufficienza renale. Mi è capitato di vederli nei FEL positivi anche quelli. E poi abbiamo dei linfomi che possono colpire per esempio il rinofaringe, quindi danno delle masse che possono dare delle alterazioni anche proprio del profilo nasale, quindi dei linfomi nasali e anche dei linfomi laringei, e quindi diminuzione per esempio della vocalizzazione. Sono dei tumori meno frequenti, però per esempio il linfoma nasale nel gatto io l'ho visto diverse volte. Possono esserci dei linfomi oculari che colpiscono completamente il globo oculare. In questi casi si chiamano linfomi extranodali perché non colpiscono per esempio gli organi classici come linfonodi, fegato, milza. Generalmente possono essere lesioni singole, però ricordatevi sempre che il linfoma è comunque un tumore sistemico. Infatti spesso dove per esempio nell'occhio si può fare la chirurgia, però fondamentalmente la terapia è di solito medica, si esegue chemioterapia per cercare la remissione del tumore per più mesi e anni possibili. Ricordate sempre che dal linfoma non si guarisce, però si può mettere il linfoma in fase remissiva più a lungo possibile. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi auguro una buona giornata, e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti.